Oggi Podcast di Vino va a Revò, in Trentino, nella bella Valle di Non, per capire cosa c'entra un lascito testamentario con uno dei vini preferiti dagli imperatori austro-ungarici. Andiamo a conoscere la cantina El Zeremia. Questo è Podcast di Vino, un podcast che ti racconterà storie, curiosità e aneddoti sul mondo del vino, raccontati direttamente da enologi, cantinieri e produttori. Io sono Stefano e sono in missione di Vina per te. Allora, ciao Lorenzo, Ciao Stefano. siamo a Revò in Alta Val di Non Sì. e con Lorenzo della cantina El Zeremia per parlare di un vitigno storico della Val di Non, un vitigno che è stato recuperato grazie alla famiglia di Lorenzo, ma lasciamo che ne parli lui, insomma, un po'. Prego, raccontami un Ecco, e po' di allora questo. io sono appunto Lorenzo, il proprietario della cantina Zeremia, e niente, porto avanti un'opera di valorizzazione e riscoperta iniziata da mio padre Augusto negli anni 90, dopo la morte del nonno, e che attualmente sta dando dei buoni riscontri, insomma, sia enologici ma anche di orgoglio, perché il groppello ha cominciato ad essere presente sulle blasonate tavole di vari ristoranti, e quindi sta vivendo un'altra epoca, diciamo, molto significativa. Quindi possiamo dire che sta dando veramente buoni frutti. Certo, una Scusa il gioco di parole, ma- parola esatta proprio. Ok. Dei buonissimi frutti. Qua siamo in mezzo alla Val di Non, zona appunto vocata di tradizione alla mela, ma ha una piccola nicchia, diciamo, di vitato, e in questo caso appunto di groppello di Revò. Dovete pensare che a fine 800 praticamente la vallata era ricoperta da uva. Ovviamente non c'era il lago di Santa Giustina, perché è un lago artificiale che è venuto dopo, insomma, è sorto dopo, e quindi dove ora vedete mele, un tempo si può dire che era tutta tappezzata di vigne. A Revò una cosa molto fondamentale da dire è che a Revò è sorta nel 1893 la prima cantina sociale del Trentino, che era impero austro-ungarico all'epoca, e la terza in termini di quantità, con circa 50.000 ettolitri di vino che partivano per la corte asburgica di Francesco Giuseppe. Questa è veramente una testimonianza molto importante, che rappresenta quello che era un tempo la nostra economia della valle, no? Ora, come abbiamo detto prima, sono rimasti dei piccoli fazzoletti, dico, amatoriali, veramente un vino di nicchia, circa quasi 8-10 ettari in totale in tutta la Val di Non, con una produzione di circa dalle 7 alle 12-13 mila bottiglie 7 decimi che sono in commercio in 4 piccole realtà viticoli che sono sorte qua in valle. Io come cantina sono stato il primo, diciamo appunto come vi ho detto prima, grazie al papà che è stato il fautore di questa riscoperta, proprio perché ci ha creduto fin da subito. Erano gli anni 90, dove la mela ne faceva da padrone, le mettevano perfino negli orti perché bisognava fare quantità all'epoca, e il papà in controtendenza, e veniva quasi deriso, si può dire, insomma, perché nella spinta economica appunto di questa mela lui era l'unico che tirava via meli per dar spazio all'uva, e ha riportato in auge, diciamo, il groppello, partendo da un piccolo appezzamento amatoriale di circa 1900 metri in località Sperdossi, tuttora presente, tuttora in produzione, ancora tra il resto su piede franco. Quindi da questo vigneto è ripartita la riscoperta, perché con gli anni, dopo la selezione massale e poi clonale, studi tramite l'Istituto Agrario di San Michele del DNA e quant'altro, siamo arrivati adesso come azienda a circa 2 ettari di vitato aziendale, insomma, tra groppello e poi una piccola produzione di vino bianco resistente, e in ultimo del Maor, un altro vitigno autoctono a bacca bianca della Val di Non. Ma e come mai tuo padre ha deciso di darsi alla viticoltura, quindi alle vigne, e soprattutto come ha fatto a trovare questo groppello, questo vitigno che stava sparendo? Allora, tutto è nato nel 91, dopo la morte del nonno Tullio,
che ha lasciato una frase testamentale proprio sul testamento, che lasciava in eredità all'ultimo di 7 figli, padre Augusto appunto mio padre, l'appezzamento in località Sperdossi di Groppello e che doveva tenerlo per almeno 10 anni. Questa è stata una frase che per lui ha segnato la sua vita, nel senso era cuoco di professione e ha deciso totalmente di abbandonare i fornelli e per dedicarsi all'agricoltura, in questo caso proprio un'agricoltura di recupero appunto di questo antico vitigno. Lì dal 91 in poi è stata tutta un'escalation di vicende, di avvenimenti, insomma, e di orgogli personali, perché il papà dietro tutto, insomma, era una persona innovativa ma molto orgogliosa di quello che faceva, e è partita appunto questa riscoperta. Questa è stata un po' la miccia che ha fatto partire il progetto, insomma, di recupero. Ecco che bisogna sempre nominare, io vado molto fiero di questo, che grazie al papà ora si parla di Groppello. Tutti possono parlare da una parte e dall'altra, ma se non c'era lui probabilmente il Groppello a quest'ora era veramente scomparso, cosa che a tutti gli effetti non è scomparso. E vi do la mia testimonianza che fino io campo, insomma, il Groppello continuerà a vivere e da poterlo assaggiare. Ma come mai si chiama Groppello? Ma il Groppello, allora, c'è da dire una cosa, il Groppello di Revò, perché appunto il nome è iscritto a catalogo nazionale Groppello di Revò, essendo un antico vitigno, era scomparso dai cataloghi nazionali e è stato solo riscritto grazie appunto al papà e grazie agli studi anche di San Michele solo negli anni 2000, nel 2001 precisamente. Deriva da grop che in noneso è nodo, no? Il grop del col, un groppo proprio nel vero senso della parola. Perché? Perché il grappolo del groppello è un grappolo molto compatto, acini molto serrati, e quindi già vedendo solo il grappolo dà l'idea appunto di questo nodo, no? Questi acini molto avvinghiati che danno proprio la caratteristica di un nodo. Da sottolineare il fatto che molti conosceranno i groppelli, quelli coltivati e più conosciuti sulla sponda bresciana del lago di Garda, tipo il groppello gentile, il groppellone, ma l'analisi del DNA proprio ha decretato che sono due cose totalmente differenti, due vitigni praticamente opposti sia di carattere che di gusto, insomma profumo e quant'altro, ma accomunano solo la prima parte del nome. Loro sono groppelli gentili e il nostro è il groppello di Revò. Prima hai fatto un accenno all'Austria-Ungheria, quindi che qui c'erano una grossa produzione di vino per l'Austria-Ungheria. Quindi mi stai dicendo che anche gli imperatori dell'impero dell'Austria-Ungheria prediligevano il groppello di Revò? Certo. Proprio è un vino che io anche in etichetta e quant'altro espongo come il vino dell'imperatore, nel senso che faceva parte appunto dell'impero austro-ungarico, quindi è un vino asburgico a tutti gli effetti. Perché? Perché il nostro Trentino all'epoca era zona dell'impero, qua tra il resto era zona di confine, quindi ci sono avvenute molte battaglie, molte guerre e niente. Ci sono le testimonianze qua in paese che Francesco Giuseppe, ad esempio, mi viene in mente nel periodo invernale, visto che siamo ancora in inverno, nel tragitto che lo portava verso Madonna di Campiglio, dove appunto trascorreva le sue ferie invernali, insomma i suoi piccoli periodi di svago, piccoli e grandi non lo sappiamo, insomma di svago, si fermava in quel di Revò, precisamente si chiamava Albergo Posta, e ci sono le testimonianze con appunto relative foto, con appunto tutti i cavalli bianchi, con le carrozze e tutto il suo seguito, dove appunto lì avvenivano questi scambi commerciali dove portavano il sale da Vienna e portavano fuori, diciamo, il nostro nettare di vino, diciamo, il groppello di Revò. Quindi a tutti gli effetti il groppello è stato un vino della corte asburgica, bevuto sia principalmente da Francesco Giuseppe, ma anche dalla Sissi, perché è indimenticabile la principessa, e tutta la sua corte.
Un altro avvenimento che viene citato su varie riviste, diciamo vari scritti storici più che riviste, è che Francesco Giuseppe veniva a seguire le manovre militari che avvenivano nella conca di Sarnonico del suo esercito, e anche lì in questi frangenti, insomma, facevano ulteriori scambi commerciali, quindi veniva a acquisire il nostro vino. Allora Lorenzo, qui alla cantina El Zeremia a Revò, in Val di Non, la patria del groppello di Revò, io direi che possiamo fare un bel brindisi alla Alla tua salute. salute. Hai appena ascoltato Podcast di Vino, ideato, realizzato, mixato e qualsiasi altra cosa ti venga in mente da Stefano Bloise, che poi sarei io. Registrato in presa diretta sul posto. Grafica di copertina di Daniela Berti. Licenze musicali acquistate su Bito Music. Vieni a trovarci anche sui nostri social, Facebook e Instagram, per contenuti speciali e, perché no, per darci qualche suggerimento. Ti ricordo che puoi ascoltare anche tutte le puntate passate sul nostro sito www.podcastdivino.it. Ci sentiamo la settimana prossima e alla salute!